Ciao a tutti, finalmente riesco a portare sul canale il primo video della semina del mais sui miei terreni. L'anno scorso purtroppo non ho potuto fare riprese per via del lavoro e chi mi conosce sa bene che di mestiere faccio il progettista di macchine agricole, mentre i campi qui a casa sono prima di tutto una grande passione. Vi dico subito che durante le riprese c'è stato un bel imprevisto. In poche parole, dopo anni di onorato servizio, mi sono schiantato con il drone. Più avanti nel video vi mostro anche la clip dell'incidente, successo proprio perché ero troppo concentrato su quello che stavo inquadrando. Per fortuna, viste le dimensioni del drone, nessuno si è fatto male, e questo è stato l'importante. Ho preso in pieno un albero lateralmente, ma il drone non ha riportato gravi danni. E a parte dover cambiare tutte le eliche, posso dire che mi è andato di lusso, l'albero era proprio sulla riva di un canale, e per un pelo non è finito tutto quanto in acqua. Chiusa questa parentesi, passiamo al mais e a come è andata la semina. Quest'anno abbiamo anticipato un po'. Seminando il 25 marzo, il terreno si presentava completamente asciutto, visto che negli ultimi mesi ha piovuto pochissimo. Questa condizione, sommata al vento e al sole di giorni prima, ha fatto sì che i primi 5 cm di terra fossero praticamente polvere. Di conseguenza abbiamo dovuto impostare la seminatrice alla massima profondità possibile. Sistemata questa cosa è andato tutto liscio, schianto del drone a parte ovviamente. Tra l'altro questo è il primo anno in cui nelle zone di manovra del trattore a fine campo non restano solchi profondi lasciati dalle gomme. Dal video si nota chiaramente quanto sia versatile questo mezzo, la facilità con cui fa manovra e soprattutto la precisione chirurgica quasi satellitare del conto terzista. Abbiamo scelto due marchi di mais quest'anno, Dekalb e Pioneer, entrambi a varietà di 125 giorni, classe 500. La differenza principale sta nel tipo di pianta, che una è pensata per il trinciato o il pastone e l'altra è specifica per la granella. Tra 6 mesi vedremo i risultati e tireremo le somme. Il meteo comunque non è stato dei migliori anche dopo la semina. Sono caduti praticamente 60 mm di pioggia, un po' tantini a dire il vero. L'acqua però non ha fatto ristagni e non si è formata la fastidiosa crosta superficiale, quindi direi che ce la siamo cavata bene. Ora speriamo solo che le temperature tornino ad alzarsi perché la mattina presto stiamo ancora sui 6 gradi. Prima di chiudere il video ci tengo a fare una piccola riflessione, pensata soprattutto per chi mi segue che non fa l'agricoltore di mestiere. C'è un problema che ci portiamo dietro da anni e quest'anno rischia di farci chiudere tutti. I prezzi dei cereali continuano a scendere da anni e il costo della vita aumenta, per noi come per tutti voi. A questo si sono aggiunti fattori esterni, fuori dal nostro controllo, che hanno praticamente raddoppiato i costi del gasolio e concimi. Andando avanti così sinceramente non so che futuro possa avere questo settore in Italia, specialmente per le piccole aziende agricole che ormai stanno scomparendo una dopo l'altra. Vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, vi invito a condividerlo e vi do appuntamento alla prossima. Ora vi lascio le riprese dal campo e dal drone. Buona visione!